La conoscete la storia degli 800 anni dell'Università di Padova, vero? È quella famosa con gli studenti e i professori che nel 1222 decisero di lasciare Bologna in cerca di maggiore libertà di studio e fondarono un nuovo ateneo a Padova. Siccome è un racconto ormai mitico, pieno di episodi e di storia, abbiamo deciso di rifare proprio quel percorso a piedi, per vedere che sensazioni si provano 800 anni dopo. Abbiamo camminato assieme a 8 studentesse e studenti dell'Università di Padova, discutendo di alcuni grandi temi del nostro tempo e provando a capire cosa ci riserverà il futuro. Quello che abbiamo scoperto è diventato un podcast che si chiama 800, mentre quello che abbiamo visto è diventato un piccolo documentario. Eccolo qui. Qui siamo all'Archiginnasio, che è una sede storica, è stata sede dell'Università di Bologna più o meno tra il 1560 e i primi dell'Ottocento. Allora, quello che vogliamo fare un po' con questo video, con questo percorso che ti sta impegnando fisicamente, moralmente, psicologicamente. Molto impegnativo. E anche farci qualche domanda sul futuro. Quindi non so, violenza e futuro sembrano forse due concetti un po' lontani, ma forse perché non se ne parla o non siamo abituati a parlarne abbastanza. Se spostiamo lo sguardo più in là, cosa c'è sul tema della violenza? Un obiettivo potrebbe essere quello di riconoscere sempre più e dare riconoscimento sempre di più a tante forme di violenza che abbiamo ignorato fino adesso, principalmente le violenze strutturali che si esercitano sul posto di lavoro, all'interno di una democrazia in generale, per appunto far sì che vengano riconosciuti anche i diritti di chi subisce queste forme di violenza delle quali non si parla proprio perché non vengono riconosciute come tali. L'augurio che possiamo farci è quello di poter essere in una società sempre più libera, in cui le libertà che oggi abbiamo non vengano tolte, non vengano cancellate, insomma che non si torni indietro verso il passato, ma che si possa andare verso un tipo di società in cui si superino i pregiudizi e gli stereotipi che le persone ancora oggi molto hanno. Quindi sì, la mia idea è quella di andare verso una società più libera, intesa come una società con maggiori diritti, maggior rispetto verso le altre persone. Se pensiamo al futuro e al tema della sessualità, c'è qualcosa che secondo te a cui dobbiamo puntare, cose che magari possiamo anche prenderci l'impegno per lavorarci su? Sicuramente si potrebbe iniziare dal fare educazione alla sessualità a scuola. Penso che ci stiamo arrivando, perché in tanti paesi europei è già obbligatorio e le prove che serve farla ed è utile ci sono diversi studi e le indicazioni dell'OMS sono chiare. Quindi quello sarebbe un primo passo, e poi iniziare a parlarne anche, non lo so, con i nostri amici, trattarla come una parte normale della natura umana. Per me la libertà arriva quando finisco sessione e giustamente ho il tempo di esplorare nuovi posti. Di solito mi piace andare in montagna, correre le stracittadine con la maglia dell'università. Grande. E per me la libertà è questa, chiudere il libro, partire senza troppi programmi, senza sapere se arrivo o no, perché oggi non sapevo se arrivavo. Allora, Carla, siamo qua.
Abbiamo incontrato questa professoressa, ex professoressa di biologia, che ha dedicato adesso questa parte della sua vita a curare questo boschetto che era un vecchio maceratoio di canapa. Io sono 10 anni che faccio questa cosa e io sono contentissima di questa situazione. Bacco cosa dice? Bacco è contento. Contenta, no, io sono contentissima, però certo ti deve piacere stare un po' isolato, ti deve piacere piantare, tagliare, non scoraggiarmi se casca giù qualche cosa, per dire è cascato l'anno scorso un albero lì in mezzo e è diventato un posatoio per uccelli praticamente, e quello che era una cosa negativa si è trasformato in un fatto positivo. O andiamo dritti di qua, becchiamo strade un po' infami e tiriamo duro fino a Ferrara. Tu da qui poi devi andare qua, noi da qui a qua, vuol dire quasi raddoppiarla. Senti, non abbiamo chance, conviene arrivare sono le 4:30, infatti, conviene arrivare a Ferrara e fare tutto là. No, infatti ma ti ritrovi di là, su via Bologna, che è uguale. Come vedi quello che succederà nei prossimi anni per le prossime persone che faranno un cammino come il nostro da Bologna a Padova, quando parleranno di statistica e di gioco e di sport, quale sarà la nuova frontiera? Allora, sicuramente si andrà sempre di più verso l'utilizzo delle statistiche. Ciò che deve rimanere comunque è il fattore umano, perché il concetto dietro è comunque quello che ha caratterizzato i nostri nonni, appunto, o anche la generazione di quei vecchietti che abbiamo visto giocare. È stato quello del animarsi dietro a un tavolo. Durante quest'estate giocavo con i miei amici a carte al mare. Noi urlavamo come quei vecchietti quando tiravamo le carte, qualcuno faceva una mossa sbagliata oppure aveva una mano di briscola vincente. E questo è il bello del giocare a carte, non tanto usare la statistica, ma la passione che ci metti dentro. Particolarmente curioso di sapere cosa mangeremo in futuro, se lo state studiando, se si immaginano scenari apocalittici di automatismi oppure se rimarrà anche un po' della parte tradizionale della nonna o i nonni che fanno i tortellini, non lo so. Allora, in realtà sicuramente quello che è la cosa che tutti noi sappiamo, il cibo del futuro sono gli insetti, però bisogna tenere conto del fatto che sono dei processi lunghissimi. Oltre a quello, secondo me, invece di vedere una visione in cui c'è contrapposta innovazione e quella che poi è la tradizionalità, sono in realtà due visioni che vanno molto insieme. Quindi se ci dobbiamo dare un compito per casa, una cosa che possiamo fare meglio in questo campo, secondo te qual è? Secondo me provare, ma anche veramente prendendo, non so, mi viene in mente il formaggio perché forse è la cosa più semplice, ma così come può essere con un barattolino di miele, tutte delle cose che magari vengono prodotte localmente o che magari sono tipiche, non in grandi quantità però piccole, semplicemente per provare, assaggiare e vedere poi quella che è la varietà che veramente possiamo avere sotto casa. Qual è il piatto che lei cucina meglio? Se ce n'è uno solo, perché magari ve ne avrà quattro. Sì, mi piace il cibo di una volta. Quindi? La polenta, l'asinello, mi piace il minestrone, pasta e fagioli. Qual è quello che le riesce meglio? Beh, se ci metto amore quasi tutti. Il futuro è interessante perché appunto è un momento in cui io avrò dei veicoli che si muoveranno da soli rispetto a delle magari idee di efficienza. A quel punto lì avrà ancora senso possedere la macchina, si potrà passare a una forma di condivisione di questi mezzi che alla fine diventeranno automatici, quindi
ci sono delle prospettive che sono difficili da prevedere. In qualche corso ci veniva spiegato che se tutti i veicoli fossero automatici ci servirebbe 1/3 delle corsie autostradali che abbiamo adesso, per esempio. Torniamo un attimo al viaggio. Ti senti un po' un viaggiatore, un esploratore ogni tanto? Sì, certamente. Cioè, a me interessa appunto vedere altro ed è uno spostamento appunto che bisogna fare. Cosa ascolteremo nel futuro? Quale sarà la musica? Anche come genere, se vuoi, se vedi una tendenza. Io penso che ci sarà sempre più convergenza tra i generi e penso che ci saranno sempre più influenze nei generi. Intanto auguro a chiunque ci guarderà di ascoltare sempre la musica che vuole ascoltare, indipendentemente dal genere, indipendentemente dal testo, indipendentemente dal contenuto. Se ti piace una cosa, ascoltala. Ci sono certi brani che secondo me mandano dei messaggi che vanno tenuti un po' in disparte, comunque va ricordato che devono restare lì e che non dobbiamo riprodurli noi nei nostri comportamenti, come ci sono altri brani che invece ti danno degli spunti di vita molto interessanti, molto belli, molto anche aperti all'altro, a quello che c'è lì fuori, e allora quelli sì vanno seguiti. Ascoltare la musica con le orecchie, con la testa e a questo punto anche con il cuore. Ci lasciamo con un augurio, una cosa che possiamo fare, un atteggiamento sulla fede, magari anche per chi non è proprio un animo filosofico. Il mio augurio è di farsi delle domande, non tanto a partire da questioni trascendenti, grandi questioni, anche dal piccolo, e poi scoprire tutti questi piccoli atteggiamenti di fiducia e di fede che abbiamo continuamente nella nostra vita, a cominciare dal fatto che in campo di trifogli ci sarà sempre almeno un quadrifoglio. Si parte la sfida, ce la facciamo? Sì? Siamo ottimisti? Sono ottimista, non ho mai avuto prove contrarie. Siamo tutti abitanti di questo pianeta che ci ospita la sua ricchezza, e da un certo punto di vista questo può essere anche un modo per preservarlo e per permetterci di essere migliori nella tutela sua e nostra. Abbiamo avuto l'onore di assistere a una cosa bellissima. Un gruppo di ragazzi ci ha raggiunto e quindi adesso siamo in molti di più ad andare verso Padova.
Vi faccio accogliere dalla squadra. Ed eccoci qui. Siamo tornati a Padova. Siamo stanchi, siamo contenti e siamo emozionati. È stata un'avventura unica. Non sappiamo esattamente cosa succederà tra altri 800 anni. Se qualcuno rifarà una cosa del genere, se qualcuno ascolterà o vedrà quello che abbiamo visto noi. Noi intanto siamo arrivati e finisce qui il nostro viaggio. O meglio, forse è solo iniziato. Thank you.